Ho preso questi commenti come spunto per un video che avevo in testa da un po'. Se volevate che parlassi di più, questo è pane per i vostri denti. Oggi farò un Q&A al contrario, o meglio, le domande me le faccio io, ma sono quelle che mi fate voi nelle centinaia di mail con richieste info per Backpack Racing. Ciao a tutti e benvenuti. Dopo la sigla, il Q&A. Prima del Q&A voglio farvi vedere i nuovi caschi che mi sono arrivati da Cast. Come vedete qui dietro ho tutta la mia attrezzatura. Questi sono l'ultimo modello che Cast produce, si chiama CM6. Ovviamente prima di arrivare da Cast ci siamo fatti dare le calotte che sono passati nelle mani di Paolino Castellini, che ha tirato fuori questa cosa qua. Questo è uno e questo è il secondo, che è la replica di quello che utilizzavo nel National Trophy. Semplicemente abbiamo girato i colori al contrario. Una volta c'era il rosso davanti, l'arancione e il giallo, l'arancione è rimasto al suo posto, abbiamo invertito il rosso e il giallo. Eccoli qua, bellissimi, non vedo l'ora di usarli. In che campionato non lo so, sicuramente in allenamento molto. E soprattutto da quest'anno i caschi hanno l'omologa FIM, che è un'omologazione che viene richiesta alle gare. Dall'anno prossimo verrà richiesta anche al campionato italiano e come potete vedere c'è il laccetto che lo conferma qui dentro. Grazie Cast, spero di non farvene usare troppi. Bene, ora andiamo al Q&A. Backpackers o non, in molti di voi conoscono il progetto che l'anno scorso ho lanciato con l'ambiguo nome di Backpack Racing. Se non sapete che cos'è, vi linko nella descrizione il video. E ad oggi ancora non abbiamo raggiunto i 365 giorni di vita ed ho ricevuto un qualcosa come 2000 richieste di informazioni, prezzi, date, alle quali ho sempre risposto io. Ma siccome ci sono una serie di domande che mi fate spesso, ho deciso di fare questo video per rispondere ai vostri quesiti, anche se siete stati talmente scettici da non mandare nemmeno una mail. Domanda numero 1. Come funziona la tua giornata? Come si svolge? È una domanda molto generale e io per ridere racconto sempre l'esempio dell'idraulico. Quando chiedi una consulenza backpack è come chiamare l'idraulico. Quando chiami l'idraulico dovrai spiegargli che tubo si è rotto o otturato, no? E se proprio non sai qual è ci penserà lui a scoprirlo. Bene, qui a backpack è uguale. Con le telecamere scopriamo che tubo si è rotto, si è otturato e cerchiamo di sistemarlo. Utilizzare le telecamere è un metodo efficientissimo perché sveltisce tutto. Infatti a Backpack Racing non abbiamo una sessione iniziale o un briefing di teoria. Hai sempre fatto così? Hai sempre usato la moto in quella configurazione? Hai sempre avuto le leve storte, le gomme sgonfie e la marmitta bucata? Bene, fammi vedere cosa sai fare e successivamente ci lavoreremo per migliorare. In più, avere chiaro fin da subito quello che ci serve ci permette di scremare gli errori e dargli delle priorità. La priorità dell'errore da correggere è fondamentale e qui vi faccio un altro esempio. Se vi si rovesciasse una bottiglia dell'acqua per terra, cosa fareste? Pulite nel dettaglio con il fazzolettino l'angolino o prendete il mocio e gli date di grosso? Infatti, risolvendo le tendenze più gravi, il resto viene da sé. Altra parte importante del metodo, lo avevo già detto in un altro video o in un'intervista, non mi ricordo, è il rapporto umano. Per questo motivo la prima cosa che facciamo a Backpack Racing la mattina è andare al bar, beviamo un caffè, ci guardiamo negli occhi, capiamo che esigenze avete e che tipo di persone siete. Io ovviamente mi comporterò sempre in maniera diversa in base alle persone che ho di fronte, perché le persone sono tutte estremamente diverse. C'è l'agitato, lo scettico, il nervoso, il timido, il pauroso. Ed appunto perché volevo che Backpack Racing fosse estremamente personalizzata, sono sempre io che mi adatto a voi, appunto perché sono io a venire da voi e non voi da me. Infatti a Backpack Racing la data la fate voi dove volete voi. Domanda numero 2. Ma il corso si può fare da soli? Ah, perché io voglio fare il corso da solo. Questo è il miraggio del corso personal o one to one. E io vi rispondo con una domanda.
Vi siete mai chiesti perché i piloti stanno tutti insieme, sempre insieme, e si allenano sempre insieme? Il confronto è la miglior arma di crescita che ci sia nell'apprendimento di qualsiasi cosa, non solo nel motorsport. Quindi sia la giornata one to one, non c'è problema, però la priorità sarà ottimizzare i tempi e le date. Quindi se siete da soli potrete essere aggregati ad altri prenotati e risparmierete anche. Risparmierete perché il costo di backpack, che sia a Cremona o in Zimbabwe, è fisso, è sempre lo stesso. Scala alla crescita delle persone, quindi più siete meno spenderete. L'unica cosa che cambiano sono le spese, perché ovviamente dalla base di partenza di, mettiamo, Milano, andare a Vallelunga sarà una cosa, andare a Cremona sarà un'altra, andare a Valencia sarà tutt'altra cosa. Nonostante ciò sono stato a Rijeka, Valencia, in Sardegna. Ed in più c'è questo discorso di trasparenza che mi piace fare, per il quale se si rimane 3 giorni nello stesso autodromo, le spese per arrivare in quell'autodromo sono sempre le stesse e verranno divise fra tutti i partecipanti dei 3 giorni, anche se non si conoscono. Il limite massimo di persone per la giornata è sempre 3. Dopo, secondo me, diventerebbe un po' dispersivo. Terza domanda, la giornata backpack comprende l'ingresso in pista? È una consulenza da aggiungere alla vostra normale giornata di prove libere in pista, quindi no. Quarta domanda, ma durante la giornata guardiamo anche la posizione di guida, leve e pedane? Assolutamente sì, backpack nasce anche per quello. Sono fermamente convinto che il miglioramento della persona vada di pari passo al miglioramento della moto. Questo non vuol dire che alla fine della giornata uscirete con una super bike come Johnny Ria, però semplicemente magari riusciremo ad avere la moto regolata nella maniera corretta. Anche perché è vero che bisogna fare i movimenti corretti sulla moto, ma avere la moto con le regolazioni corrette sicuramente ci aiuta a guidare. È anche vero che durante la giornata, facendovi muovere sulla moto nella maniera corretta, vi accorgete che le regolazioni magari non tornano più. Infatti il vero lavoro non è quello di imporre, ma semplicemente quello di farvi ragionare, ed è solo così che si impara. Infatti fin dalla mattina, entrando nel box o nel gazebo, potrei riversarvi addosso tutto quello che penso che ci sia di sbagliato, anche senza avervi visto girare, però farei peggio che meglio. E non sarebbe formativo quanto cambiarvi le cose in corso d'opera e farvi notare la differenza. L'importanza del, chiamiamolo fighissimo nome, bike positioning o posizionamento in sella è spesso trascurata, mentre se ci pensate nel ciclismo, che è un mezzo fra virgolette più semplice, c'è la cultura della visita biomeccanica per mettersi in sella. Qua si va a 300 all'ora e non c'è questa cultura. Quinta domanda, ma non hai una moto per farmi dei giri davanti? No, e sono fermamente convinto di questo, perché altrimenti non sarebbe nata Backpack Racing. Qui ciò che impari, se lo impari, è farina del tuo sacco, non vai per emulazione. Se ti girassi davanti probabilmente miglioreresti sicuramente di più nell'immediato, ma senza portare a casa niente di concreto. Chi è venuto a fare una giornata backpack lo sa, e lo dico sempre, è come copiare la verifica a scuola. Prendi un bel voto, poi la professoressa ti chiama alla lavagna e prendi 2. In più è comodissimo, perché così se ci sono 3 persone, il livello dei partecipanti non è necessario che sia uguale. Ognuno farà il proprio lavoro all'interno della pista in solitaria. Sesta domanda, ma la giornata deve essere open pit o a turni? Sceglietela voi, non cambia niente. Io dico sempre che comunque con le giornate a turni fatte dagli organizzatori sicuramente c'è uno scansionamento del tempo migliore e soprattutto c'è meno traffico, ed essendo divise in gruppi potete girare con le persone della vostra velocità e ritmo. Mentre nelle giornate open pit magari può essere più confusionario, comunque si dividerà il lavoro facendo comunque delle sessioni. Bene, queste sono le domande più frequenti che mi fate di solito. Spero che questo Q&A reverse vi sia piaciuto, è stato utile per capire come funziona Backpack. Per tutte le ulteriori info andate pure sul sito backpackracing.com, nella sezione contatti in fondo trovate il forum dal quale scrivere. Ah, dimenticavo, se avete partecipato a una giornata backpack scrivetelo nei commenti e raccontate la vostra esperienza brevemente. Tanto tutto quello che ho detto nel video l'avete già sentito. Se non siete ancora iscritti al canale non capisco perché non l'abbiate ancora fatto. Ora vado a montare il video, che è meglio visto che ci metterò 100 anni. Ci vediamo in pista.